Benvenuti e bentrovati in Puglia, un weekend in questi luoghi meravigliosi, un weekend tra gastronomia d'eccezione, un weekend tra un olio buonissimo che andremo a conoscere e un weekend qui ad Alberobello. Siamo in provincia di Bari, Alberobello è a 55 km da Bari, a 45 km da Taranto e Alberobello è conosciuto per i suoi trulli. I trulli, qua ce ne sono pensate 1700 cupole, il che vuol dire sotto ogni cupola anche più di una costruzione, di una abitazione. Sono divisi tra l'Aia Piccola e il Rione Monti, questo qua. Entreremo dentro qualche trullo, voleremo sopra questi trulli e andremo a capire come sono, perché e da chi sono stati costruiti i trulli. Qui ad Alberobello un buon weekend dalla Puglia. Siamo nel cuore di quella che viene chiamata Aia Piccola, forse i primi insediamenti di trulli. È meraviglioso perché qua la località è la zona, se volete, meno turistica. Qui non ci sono negozi di souvenir, qui non ci sono bar, qui non ci sono ristoranti, qui è rimasto tutto come un tempo. Credo che Erika abbia incontrato alcuni tra i pochi che abitano ancora in questa zona. Qui in Aia Piccola siamo sempre ad Alberobello. Signora, sta cucinando? Come si chiama lei? Antonia. E che ha cucinato di buono? La pasta asciutta. La pasta, bene. Senta, ma come si vive tra i trulli? Perché qua, ma dove va a fare la spesa lei normalmente? Ai negozi. Ma ci sono quindi qua vicino? Perché questo sembra un luogo meraviglioso. Assai proprio ce ne sono. E voglia. Quindi anche in un posto meraviglioso così si può vivere comodamente. Ma io sono nata 88 anni fa. Questo alle mie spalle è il trullo più grande di Alberobello, viene chiamato Trullo Sovrano. Siamo nel retro della cattedrale nel centro della città. È l'unico a 2 piani, quindi merita l'appellativo di Sovrano. E questo invece è l'ingresso, o meglio uno degli ingressi del Rione Monti, dove c'è la maggior concentrazione di trulli ed è quello che è il polo di attrazione turistica, di turisti che arrivano un po' da tutta Italia e da tutto il mondo per ammirare queste case, queste abitazioni così particolari. Alberobello diventa città nel 1797 per regio decreto, da quell'anno ha il suo sindaco, ha il suo parroco e diventa cittadina. Questo rione diventa cittadina. Siamo di fronte ad uno dei più importanti produttori di olio. Io credo che niente come un prodotto dell'enogastronomia possa identificare un territorio. Qual è la caratteristica del vostro olio? Quali sono le caratteristiche? Quali sono i sapori del vostro olio? La caratteristica del nostro cultivar, quale la coratina e l'oliarora, vengono contraddistinte da un alto contenuto di polifenoli che sono indispensabili per la salute e per il consumo umano. Io prima, Gina, sono arrivato con la macchina di suo nonno, certo, Riccardo, sì, Casino, con quella station wagon, certo, meravigliosa. certo. Ma i vostri abbiamo nonni... gelosamente conservato sì, nel corso di questi anni. I vostri nonni, i contadini di queste terre che avevano magari 5, 10, 100 uliveti, potevano pensare che oggi da qui partivano tante bottiglie, partiva tanta produzione, che arrivano fino a dove? E arrivano oltreoceano, in Giappone, in Australia,
in diversi continenti, e penso che loro non avrebbero mai potuto immaginare, anche se loro già dal 1902 avevano adottato il sistema della filiera corta, che è quella che stiamo portando avanti anche noi. Cioè senza saperlo facevano tutto, tanto per essere chiari, è quella che oggi chiamiamo la filiera corta. Sì, ed è quello che noi stiamo cercando di portare comunque avanti con innovazione, diffondendo ovviamente la cultura dell'olio extravergine di oliva.